Top Driver, Rally Revolution. Grab, smash, who's the best? Top Driver, Rally Contest. Grab, smash, who's the best? Top Driver, Rally Contest. Donnie and Master will be the next. Rally Revolution is the best. Bentrovati amiche e amici dei motori, qui a Picco Serpente. Il sogno si sta avverando. Siamo pronti per il nuovo mega evento che ci terrà compagnia per tutta la primavera. E con me in questa nuova avventura c'è l'antistaminico Max Power. Salve a tutti voi in collegamento, l'aria oggi è frizzante e tutto è pronto per Rally Revolution, l'evento che porterà 2 dei 16 piloti in gara alla finale di Downhill Master Deluxe. Per questo nuovo evento ci siamo rinnovati, ci siamo tirati a lucido, ci siamo pettinati, io mi sono persino lavato. Ah, hai fatto una bella doccia? No, mi sono buttato al lago Errore. Tutto questo per offrirvi un nuovo spettacolo altisonante. Potete vedere infatti la nostra nuova postazione qui a Prato Velenoso, mentre vicino a noi la tribuna con tutti i curiosi che stanno accorrendo per vedere questo spettacolo. Ma cosa abbiamo preparato per voi? Scopriamolo insieme con la grafica di gara. In questo rinnovato schema di punteggio vediamo come verranno distribuiti i meriti. Un punto per ognuno dei 3 checkpoint sparsi sul tracciato. Un punto per il salto con atterraggio. Esatto, avete capito bene. Un salto spettacolare. Ma se i piloti dopo il salto proseguono avranno diritto ad un punto in più per un super jump. Inoltre 2 punti aggiuntivi per chi taglia il traguardo e a fine gara ancora 2 punti in palio. Uno per il tempo migliore e l'altro per il salto più spettacolare e rocambolesco giudicato proprio dai cittadini di Picco Serpente. Vediamo anche il riepilogo del tracciato. Ma che è successo? Ma chi ha scarabocchiato tutta la grafica? Sono stato io! Ho fatto la scuola asilare d'arte applicata e vi ho regalato questo stupendo upgrade! Come vedete, dal cancello di partenza partono 2 auto per round. Dopo la chicane c'è il primo checkpoint e subito attaccato un salto impegnativo! Poi, dopo la curva Mamushi, il secondo checkpoint e alla fine del ponte della Vipera, il terzo e ultimo punto di controllo, prima di affrontare la curva Marasso e il rettilineo che porta al traguardo cittadino. Ma tutti noi siamo curiosi di vedere le auto che saranno in gara oggi. Per questo diamo la linea alla nostra inviata dai paddock di Via Serpentello all'insuperabile Terry Cristallo. Un caloroso benvenuto a tutti voi. Qui al box si stanno mettendo a punto le ultime modifiche alle auto prima di salire in pista. Il tempo è splendido e tutti i team in gara hanno optato per gomme a mescola morbida. La prima vettura è una Porsche Safari 914 con il nome in codice Hunter, un vero cacciatore di emozioni questo navigato pilota che corre per il team Luxury. Diamo il ben trovato a Chubby Checker. Mi ricordo di lui, ha corso su F2, una bellissima Porsche bianca. Il secondo pilota viene dalla fredda Groenlandia, si chiama Tom Bino e corre su Baker Woods, una Mitsubishi Lancer Evolution del 2006, affiliata al team Yakuza. Speriamo porti una ventata di aria fresca nella competizione. Sì, la Mitsubishi fa degli ottimi condizionatori d'aria in effetti. Ora dal nero passiamo al bianco, una candida Acura Integra GSR Custom del 2001, messa a punto dal team Sakura. Lo scozzese Fred Avalon cercherà di dominare le curve con la sua KK. Robe di K, meglio non intromettersi. L'ultima dell'otto è una Toyota AE86 Sprinter Trueno con una sponsorizzazione Falken. Il team Takeshi ha puntato tutto su un pilota che ha fatto del drift la sua ragione di vita. Amato Yoshi guida per noi Splinter. Per ora è tutto dall'area tecnica, buona gara da Terry Cristallo. Ringraziamo l'inappuntabile Terry per le preziose informazioni e voliamo in griglia di partenza. Davanti a sinistra abbiamo Baker Woods e a destra Hunter, motori imbizzarriti per questa elettrizzante partenza di Rally Revolution. 3, 2, 1, via! Baker Woods parte bene, ma si ribalta la curva del salto. Hunter prosegue dopo il primo checkpoint e flat jump per lui.
A terra come un Boeing e fila liscio. Secondo e terzo checkpoint completati. Sfortunatamente si arena prima del traguardo e non porta a casa 2 punti in più che sarebbero stati utilissimi. E magari l'emozione gli ha giocato un brutto scherzo, ma rivediamo il suo salto nel replay. Ottima guida per lui e salto con atterraggio morbido. Colleziona in totale 5 punti, 3 per i rispettivi checkpoint, 1 per flat jump e l'ultimo per un perfect jump da brivido. E mentre la Evolution rimane a bocca asciutta, noi ci godiamo la seconda batteria a parti invertite. Davanti a sinistra Hunter e al suo fianco destro Becaruz, e come al solito motore, frizione e lancio. Stavolta la Porsche più veloce prende vantaggio. Si appresta al salto e rovinoso si ribalta. Tombino invece segue bene la manovra ma si ferma a metà della curva Mamushi. I detriti lo hanno rallentato troppo. Ma intanto colleziona 2 punti e cerca di risalire la china. Chubby Checker invece prende solo un punto per il primo checkpoint. Dopo la bagarre tra i primi due siamo 5-2 e la Porsche andrà a scontrarsi con la perdente del secondo giro di sfidanti. Infatti si stanno già preparando gli altri 2 concorrenti. A sinistra Mato Yoshi sulla Trueno Splinter e Fred Avalon su KK. Senza indugi, pronti, partenza e via! La Toyota come una furia blu stacca l'avversario, checkpoint, salti perfetti e prosegue la grande. KK invece si arena dopo il salto. Gara perfetta per Splinter che supera lo sterrato e guadagna tutti i punti in palio. Taglia anche il traguardo in meno di 10 secondi e si porta a casa un bel bottino. 7 punti per lui. Sembra già imprendibile. Questo evento non farà certo segnare i tempi migliori, ma ci regalerà emozioni autentiche, siamo sicuri. Ricordiamo anche i 2 punti per Fred Avalon su KK e schizziamo in griglia di partenza per la seconda mano. Ora davanti a sinistra c'è l'Acura e a destra la Toyota Trueno. Rombo di motori e partenza! Gara in fotocopia e Splinter passa in vantaggio. Controllo azzardato ma eccellente, salto perfetto e continuo dopo la Mamushi. Questo formato sembra il preferito per Amato Yoshi che si mangia l'avversario e come cannibale arriva al traguardo con un drift a 180 gradi. Pazzesco! Ha staccato la concorrenza, adesso mette in cassaforte 14 punti e migliora il suo giro veloce con 9 secondi 683 millesimi. Rivediamo anche il suo salto, un controllo pulito, nessuna sbavatura, atterraggio composto e poi via verso il traguardo. Questo giapponese sta spaccando di brutto. Siamo ora al giro di boy, 2 piloti hanno collezionato il maggior numero di punti e se la vedranno con gli altri 2 che devono cercare il recupero. Saranno determinati oltremodo. Troviamo ora a sinistra Chubby Checker sulla Porsche Safari Hunter e a destra Fred Avalon su KK per il team Sato. Tutti pronti, motori accesi e semafori brillanti. Ingranate la quarta perché scivola! Hunter spinge a tutto gas dopo la partenza ma paga la mossa e si ribalta. L'Acura vede lo spiraglio e salta. Ottima acrobazia ma si ferma prima del checkpoint. 2 punti per la KK e 0 punti per Hunter che spreca l'opportunità di andare in vantaggio. Rivediamo anche il salto composto di Fred Avalon che fa una piccola derapata di controllo dopo l'atterraggio ma sfortunatamente non riesce a continuare la gara. Peccato, ma ora ultima batteria per il gruppo 1. Posizioni invertite ora sulla starting line con KK a sinistra e Hunter a destra. Questa è l'ultima occasione per fare punti. Puntatela via ragazzi. Motore, azione, propulsione. Hunter in leggero vantaggio, dopo la chicane va al salto, ma sbaglia. Non sbaglia KK che comunque si ferma sulla ghiaia e mette la parola fine a questo duello. Punteggi. Sembra ci sia parità in questo scontro. 7 punti a testa per Hunter di Chubby Checker e per la Fred Avalon su KK. Vedremo se uno di loro avrà diritto al punto bonus della giuria. Ma andiamo avanti con la seconda tranche della seconda manche. Chiudiamo questa giornata di gare con le ultime 2 batterie. Toyota Trueno a sinistra ed Evolution a destra. Se Splinter ha già la qualificazione in tasca, Tombino deve combattere con le unghie e con i denti. Si parte! Yoshi fila dritto, ma sbaglia il controllo, è out. Begaruz continua, checkpoint, flat jump e si ferma qui. Qualche punticino lo rosicchia, ma avrebbe dovuto fare di meglio. Rivediamo il suo salto, buona la preparazione e l'esecuzione, ma purtroppo si ribalta prima di completare la Mamushi e non riesce a guadagnare quel vantaggio che gli avrebbe dato serenità per affrontare l'ultima batteria. Final round, esplosione di motori sullo start, davanti a sinistra la Mitsubishi di Tom Bino e a destra Hamato Yoshi su Splinter, senza attendere. -3, -2, -1 e via! Le 2 auto sono appaiate e non concedono spazio. Salto sincronizzato, botte d'orbi, la
Toyota la Page si schianta sulle rocce vicino al lago Errore, mentre la Evo riesce nel flap jump, ma non continua la gara e guadagna 2 punti. Basteranno per il passaggio del turno? Niente da fare, amici! Passa al prossimo turno di Rally Revolution Amato Yoshi con la sua Toyota Trueno Splinter che guadagna 16 punti totali anche per il miglior tempo. Ma Baker Root si ferma a quota 6, ci lascia anticipatamente. Abbiamo però 2 piloti a quota 7, ma ancora un punto in palio. La giuria popolare sta decidendo il salto più spettacolare per assegnare il premio Stuntman, che va a Chubby Shaker sulla Porsche Varianter per il suo spettacolare salto carpiato che gli balza un punto in più e con 8 punti totali accede alla fase successiva del torneo. Ricordatevi, amici, qui a Top Driver non conta solo la bravura ma anche la follia, altrimenti io non sarei qui con voi. Grazie al lunatico Max Power per questa precisazione, grazie a voi per essere stati con noi. Metteteci un like, iscrivetevi e attivate la campanellina per tutti gli aggiornamenti. Commentate anche voi per il miglior salto di oggi e seguiteci sui social. La prossima settimana torna Street Night Racers, l'evento più pazzo di Picco Serpente. Per partecipare scriveteci un'email a topdriver365@gmail.com e vi diremo come fare. Per ora è tutto, buonanotte e buone botte da Max Power e Stinky. Ci vediamo sabato prossimo su Top Driver, dove i motori non dormono mai.